Ciao a tutti amici grigliocentrici e benvenuti a questa nuova e alquanto riflessiva puntata di Aperitivo in Griglia. Hai presente quando ti fermi per un pranzo al volo in una griglieria che non conosci o in un supermercato a caso a prendere una bistecca perché hai quella spasmodica voglia di fartene una? Non sempre è facile generalizzare, ma se dovessi raccogliere le esperienze riportate da altri grigliocentrici come te o dai tanti studenti incontrati durante i miei anni di insegnamento, li potrei descrivere come esperienze altamente deludenti. A mio parere, questo avviene per 5 semplici ragioni. Io sono Marco Agostini e te ne parlo durante l'aperitivo di oggi. Partiamo dal fermarci a considerare per un secondo il contesto in cui viviamo. Se per caso ti trovi in una qualsiasi parte d'Italia e hai voglia di una bella bistecca, dove vai? Se sei negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra o in altre parti d'Europa, la risposta è intuitiva e semplice: in una steakhouse. Da noi il corrispondente sarebbe la griglieria, ammesso che esista una caratteristica, una delimitazione precisa per questo format. Però c'è una fondamentale differenza. Le steakhouse all'estero sono considerate ristoranti di lusso, dove poter mangiare la bistecca alla sua massima espressione. Al contrario, da noi le griglierie sono l'equivalente carnivoro dell'osteria senza pretese, con risultati che vengono considerati da tutti normali, ma che sono, mediamente discutibili. Certamente si può anche salire di livello e andare in ristoranti più quotati che fanno anche una buona griglia. Però, in tutta onestà, se hai capito il termine di paragone a cui mi sto riferendo, in questo caso non si tratta quasi mai di un'esperienza indimenticabile e in ogni caso non un'occasione per cui andarci apposta. Naturalmente, io sono matematicamente certo che adesso arriveranno quelli che, ah, ma io conosco un posto dove si mangia una bistecca. È matematico. Ma poi io mi chiedo, ma questi fantomatici posti segreti che servono le bistecche buone, vengono tramandati di generazione in generazione all'interno di confraternite occulte? Ma soprattutto, se le conoscono così in pochi, con quanti coperti camperanno? 4. Provocazioni a parte. Ammesso anche che esistano questi posti, si tratta di mosche bianche, io sto parlando di qualità media. A questo poi, se ti fidi, aggiungo la mia esperienza personale maturata su qualche migliaio di studenti prima di te. Una volta apprese 4 nozioni sulla cottura della bistecca, tutti, nessuno escluso, cominciano già a dire: ah, io non riesco più a mangiare una bistecca buona al ristorante, preferisco 1000 volte farmela a casa, è migliore e spendo meno. Ma perché da noi è così, mentre per esempio negli Stati Uniti o anche in Giappone il livello delle steakhouse è considerato come qualcosa di inarrivabile? I motivi, come ti dicevo, sono essenzialmente 5, ma ti anticipo già che nel secondo ti spiegherò perché, anche per chi dovesse decidere di grigliarsi la propria bistecca a casa, non sono tutte rose e fiori, mentre nel quarto ti dimostrerò quello che dico attraverso delle esemplificazioni concrete di qualche ristorante reale. Il primo motivo, come probabilmente hai già almeno parzialmente intuito, è banalmente il posizionamento di prodotto. Al tempo dei nostri nonni la carne era un bene di lusso, ma il boom industriale degli anni 60 ha cambiato radicalmente in tempo zero questo concetto. Il motore alla base del suo sviluppo commerciale era l'idea di rendere disponibile qualunque cosa a chiunque come segno di benessere. L'auto, ad esempio, è sempre stata un bene di lusso, ma dalla nascita della 500 in poi ogni famiglia è riuscita ad averne una. Tra i suoi tanti lati positivi, questo battage alla ricerca del prezzo migliore, peraltro sviluppata in tempi così rapidi, ha portato in contropartita la svalorizzazione commerciale di alcuni prodotti. Solo alcuni esempi. Un prosciutto crudo per immobilizzo, capacità tecniche necessarie, rischio, tempi. Non ha alcun senso che costi praticamente come un buon prosciutto cotto. Per le stesse ragioni, un grana non può costare solo poco di più di una fontina. Anche la carne ha un po' subito questo destino, diventando un prodotto day by day. In prima pagina sui volantini con la fettina di fassone, in confezione famiglia 9,90 €. A mio parere, all'estero questo è avvenuto in maniera molto più edulcorata. In Giappone, ad esempio, il Wagyu è indiscutibilmente un consumo di lusso, mentre negli USA l'Angus, quantomeno nella categoria Prime, è una prevalenza quasi esclusiva della ristorazione. Mentre in Italia, togli qualche ristorante specializzato sulla chianina, c'è molta meno propensione a considerarlo un consumo di fascia alta.
Il secondo motivo, che si riflette anche sul consumo domestico, è la materia prima. Il fatto è che le razze bovine più presenti in Italia sono razze da lavoro, con una scarsissima propensione all'infiltrazione. Carni delicate, ma tendenti al tenace. Ottime su preparazioni raffinate a base di carni crude, come tartaro o carpacci, oppure al contrario sugli stracotti. Ma non si può essere migliore in tutto. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, ti lascio il link a questo articolo del mio blog Real Experience. Ma se hai un minimo di formazione di base, sai molto bene che per la cottura in griglia sono invece fondamentali altre caratteristiche, tra cui la marezzatura. Le carni italiane, quindi, quantomeno per i criteri di allevamento e di alimentazione più diffusi attualmente in vigore, non sono particolarmente adatte alla griglia, anzi. Per ottenere risultati di un certo livello, quindi, che giustificano una certa esperienza gastronomica a tavola, è quindi molto difficile prescindere dalla carne di importazione e di Angus in particolare, che chiaramente ha dei costi diversi. Una scelta di posizionamento molto difficile, che pochi distributori e ristoratori hanno il coraggio di perseguire nel lungo periodo, cosa che inevitabilmente finisce per abbassare il livello medio dell'offerta al pubblico e di conseguenza delle aspettative. Ecco quindi che per un ristoratore o per un macellaio diventa molto difficile spiegare i perché di un certo posizionamento qualitativo sul mercato in termini di prezzo. E siccome si tratta quasi di una scelta obbligata, e siccome non bisogna mai chiedere all'oste la qualità del proprio vino, carne italiana in griglia, numero uno. E allora, mangiare fuori casa una buona bistecca o anche solo trovare una buona materia prima per poterla realizzare sulla vostra griglia diventa mediamente la ricerca della pietra filosofale. Se volete il mio consiglio, se avete il ristorante giusto oppure un macellaio particolarmente avveduto di vostra conoscenza, tenetevi ben stretti. Il terzo motivo sono i volumi. Semplicemente i format ristorativi interamente ed esclusivamente dedicati alla bistecca da noi non esistono. Da noi la vera steakhouse non c'è. Si tratta nella migliore delle ipotesi di hamburgerie che fanno anche bistecche. Il risultato? Le bistecche grigliate a manetta ma ancora fredde al centro. O ancora peggio quelle pateticamente servite sulle griglie roventi a centro tavola, in cui si dà l'illusione di potersi gestire un po' la cottura come si vuole, in cui però si mangia il primo boccone crudo e l'ultimo stracotto. Così ci si leva il pensiero. Se questo è quello che succede in un ristorante dichiaratamente specializzato nella cottura della bistecca, cosa potrà mai succedere negli altri? Succede che la bistecca è un piatto dalla buona battuta, ma che richiede tempo, e che è solo una parte di un menù pieno zeppo di altri piatti più veloci, facili, redditizi e meno rischiosi. Rappresenta quindi un'eccezione, da levarsi dai piedi nel più breve tempo possibile durante il servizio. Se ti interessa approfondire questo argomento, guardati quest'altro mio video. Ma nel frattempo, ti stai ancora chiedendo perché c'è qualcuno che preferisce grigliarsi a casa la propria bistecca? Ma probabilmente il vero motivo principe è il quarto, ossia quello banalmente di matrice culturale. Manca quello che in inglese si può definire un benchmark, un termine di confronto. Immagina un americano, magari non di New York o di Los Angeles, ma che abbia vissuto tutta la sua vita nel Wyoming, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, ossia sperduto nel niente, laddove arrivano soltanto le filiali delle grandi catene americane. Niente di strano per lui che il suo benchmark sulla pizza sia quella di Pizza Hut, il cui livello qualitativo si misura nella quantità di formaggio che gli viene messo sopra. E se gli parli di pizza alla romana o napoletana, di percentuale di idratazione, di tempi di lievitazione o di forza della farina, probabilmente alzerà gli occhi al cielo dicendo: Ma quante pippe inutili! Ecco, noi italiani ci comportiamo esattamente allo stesso modo. E se si parla di cucina, riusciamo ad essere anche più supponenti dei francesi se ci impegniamo. Riteniamo di essere i più bravi in tutto e di non avere mai niente da imparare, che in determinati ambiti può essere a volte anche vero, ma bisogna entrare nell'ordine di idee che se si parla di bistecche noi siamo gli ultimi della fila. Ci manca proprio il riferimento culturale di come dovrebbe essere una buona bistecca, cosa che, come ti dicevo, si acquisisce soltanto nel momento in cui si impara a farsela bene a casa propria e si capisce la differenza. Non ci credi? Proviamo a dare un'occhiata insieme allora al mondo reale, ti va? Questo è un famosissimo ristorante toscano, specializzato nella cottura di un'altrettanto nota tipologia di bistecca. Non serve fare nomi.
Non è carino e non apporta nulla alla mia tesi. Non vuole essere una guerra contro questo o quel ristorante, si tratta di un discorso più generale, se mi hai capito. Ti basti sapere che per il nostro paese è un'autentica mecca. Un ristorante è presente nella classifica 101 Steak Awards, mica pizza e fichi. E ti basti sapere che questo è un video pubblicato dal locale, non una recensione rubata. Quindi un video che non serve soltanto a dire guardate che figata, la volete, venite qui, ma purtroppo anche a dire ti faccio vedere io come si cucina una bistecca. Ebbene, il risultato per loro da vetrina, da copertina, quasi esibito con orgoglio, è questo. Non basta? Guardiamo una valutazione dello stesso locale lato cliente. Questo è uno youtuber che nel tempo si è specializzato nelle recensioni gastronomiche più popolari. Il risultato, come puoi vedere, non è molto diverso, quindi possiamo tranquillamente affermare che effettivamente si tratta di uno standard. I commenti? È molto bella, una meravigliosa crosticina. Quindi se appena appena uno riesce ad imparare a grigliarsi una bistecca a casa, è inevitabile che riesca a fare meglio di così. Il problema è che fino a quel momento non sa nemmeno di volerlo. Il quinto motivo è il livello di preparazione di chi esegue la cottura, ossia, ammesso che abbia la materia prima giusta, ammesso che sappia cosa vuole ottenere, ammesso che lo voglia ottenere, è in grado di farlo? Il fatto è che il grilling è considerato da sempre una cucina di serie B e la cultura italiana è da sempre propensa ad un senso di superiorità, di pensare sempre di sapere già tutto ciò che serve. La cucina outdoor, però, vive di regole completamente diverse rispetto a quella indoor e pensare di trasferire integralmente le une alle altre, oltre ad essere presuntuoso, porta ai risultati che abbiamo visto prima. Nonostante questo, o forse proprio per questo, in Italia attualmente non esiste un percorso di formazione specifico in termini di attestazione professionale relativa alle cotture in griglia. E questo, per la mia esperienza, ha dato luogo a due tipologie di cuochi griller attualmente presenti in Italia. Il cuoco avveduto, la minoranza purtroppo, ossia cuochi tradizionali che hanno avuto però l'umiltà di capire che necessitano di una figura esterna o quantomeno di una preparazione specifica. E il cuoco all'antica, ossia un altro cuoco tradizionale, ma senza la consapevolezza di qui sopra. Tu non hai idea del numero immenso di castronerie dette in televisione da cuochi anche molto famosi che io ho raccolto nel mio bestiario. A queste due aggiungo una terza non categoria, che però purtroppo è la più diffusa, ossia quelli che io sono 30 anni che griglio bistecchine e ferri nella bisteccheria di fianco all'autostrada, quindi io ne so, o peggio ancora, quindi sono gli altri che dovrebbero imparare da me, che più o meno è come dire, vivo in Giappone dove non si sa neanche cosa sia il risotto, ma siccome qua si vive di riso bollito, non ho niente da imparare da nessuno e mi sono messo per 30 anni a fare quello che io reputo essere il risotto. E siccome lo faccio da 30 anni, sono gli altri a dover imparare da me. È inevitabile, al di là delle parole, capire che le ultime due categorie tendono a livellare verso il basso la qualità della proposta. Peccato che siano la quasi totalità. Il livello dell'offerta è sempre una risposta a quello della domanda, o quantomeno di un'esigenza percepita. Se vuoi iniziare a cambiare qualcosa di quello che hai visto in questo video, quindi, parti dal pretendere di più quando esci a cena. Ma che vada, potrai sempre decidere di imparare a grigliare una bistecca come si deve a casa tua. Mentre decidi, fai bravo, iscriviti al canale, dopodiché clicca su campanella per essere sicuro di esserci al prossimo aperitivo. Se poi il video ti è piaciuto, mettimi un like e scrivimi nei commenti il tema sul quale vorresti che ti aiutassi bevendo il prossimo drink. Ah, se te lo stessi chiedendo, quello di questa sera è un gimlet, versatile, sportivo ed elegante, quello che un moderno cultore della bistecca a mio avviso dovrebbe essere. Se lo sei anche tu, ti lascio la ricetta in descrizione. Quindi buon divertimento, buona bistecca e come sempre naturalmente buon barbecue. Cheers!